Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovia Miniature, io sono Gio. Oggi andiamo ancora sul catalogo Faller perché dobbiamo completarlo tutto. Andremo a vedere la categoria in ordine di prezzo di piattaforme, banchine e ponti di attraversamento pedonali per stazioni. Prima di cominciare ragazzi vi chiedo sempre di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto e condividete questo video su tutti i vostri social. Ma partiamo subito ragazzi, vediamo questa banchina in scala N, quindi dotata proprio di tettoia, sottopassaggi, panchine di aspetto e praticamente cartellonistica per gli orari dei treni. Questo adatto anche per doppio binario ed è molto carina anche per 3 binari, può andare bene, ma anche per 4 binari, non c'è nessun problema ed è molto carina ragazzi, scala N, da spendere veramente poco, 10,90 €. Vi ricordo sempre che questi accessori della Faller dovete comunque sempre cercare di lavorarli un pochino, dandogli un po' di tocco magari di colorazione o comunque anche di invecchiamento per farli sembrare un po' più carini, anche perché sono molto plasticosi e quindi vanno sempre ritoccati. Ma andiamo avanti ragazzi. Scala H0, 11,49 €, abbiamo questo passaggio pedonale in ferro, ovviamente in plastica, ma nel senso che simula il ferro ragazzi, per un attraversamento pedonale a doppio binario. Guardate che bello raga, questo è in scala H0 ed è fatto proprio pensato per l'attraversamento di almeno 2 binari. Guardate, c'è la salita a sinistra e la discesa a destra e potete comunque girarli come volete, insomma, oppure addirittura potete metterli tutti e due a sinistra o tutti e due a destra. Molto interessante come articolo da montare. Vi ricordo che tutti i prodotti Faller sono kit di montaggio, vanno, per chi non lo sapesse che si sta avvicinando solamente adesso, sono kit appunto che vanno incollati con la colla. Ragazzi, se avete bisogno di informazioni, se avete bisogno di farvi fare preventivi, kit di montaggio, progettazione di plastici, ecco, scrivetemi qua sotto nella mail modjoesil@gmail.com che vi faccio ovviamente dei preventivi ad hoc per le vostre esigenze. Ancora scala H0 e abbiamo la stessa più o meno tipologia di tettoia e banchina di aspetto per treni in stazione, però guardate ragazzi, senza accessori, rettilineo, senza alcun accessorio. Questa viene venduta alla cifra di 11,49 €. Ci alziamo un po' di prezzo ragazzi, a 17,49 € abbiamo questa tettoia per stazioni con banchina, già un po' meglio, diciamo un po' lavorata, come potete vedere sui bordi della banchina troviamo già appunto quelle che sono le simulazioni del mattonato che potete comunque ritoccare col pennello, dei lampioni finti, quindi non illuminati, però se volete potete sostituirli e mettere quelli veri. C'è l'orologio, c'è il botteghino per fare i biglietti, molto bello, molto carino, in uno stile del tutto tedesco ma anche adattabile al nostro stile, perché no? Assolutamente sì. Molto bellina, una tettoia che arriva più o meno a 3/4 della banchina. È molto interessante, mi piace. Mettete nei commenti anche voi le votazioni, come ha fatto l'altra volta Mark Vanni, di tutti gli articoli, mettete un vostro voto da 1 a 10. Io ovviamente vi dico sempre che sono tutti belli i prodotti della Faller, però date la vostra votazione perché per me è molto interessante. Questo è un kit da 18 € e si tratta praticamente degli accessori, cioè praticamente tutti questi accessori che vedete che sono delle sale d'aspetto, della cartellonistica, dei bidoni, dell'immondizia, insomma tutti degli accessori d'abbellimento per le stazioni, ovviamente in questo caso proprio delle DB, quindi delle ferrovie tedesche, e sono proprio fatte nella stessa colorazione, mantengono proprio quello che è l'aspetto originale di queste ferrovie tedesche, soprattutto dello stile moderno. Fanno parte proprio di quella stazione che abbiamo visto nello scorso video. Vi ricordate, se non avete visto i video sulle stazioni andatelo a vedere, link qua sotto, molto interessante. Oh, bellissimo ragazzi, 19,99 €. Anche qui abbiamo un attraversamento pedonale sovrapassaggio, quindi anche qui a 2 binari, ed è molto bello perché è coperto, guardatelo, è tutto fatto praticamente con le scalinate e le vetrate che appunto creano un passaggio, un ponte vero e proprio tra un binario e l'altro. Molto bello ragazzi, guardatelo, questo qui è veramente bello, il costo non è nemmeno eccessivamente elevato. Sempre a 20 € circa abbiamo ancora una tettoia con banchine in uno stile prettamente quasi moderno, con appunto la banchina in cemento più o meno e con il tetto, con la tettoia e dei posti a sedere con tanto di cartellonistica. Interessante. 20 € qua abbiamo la banchina pieghevole, o meglio vi spiego, praticamente sono dei kit ben intarsiati in plastica con tanto
di movimentazione anche per pendenze, quindi possiamo creare lo scivolo, la discesa della piattaforma, correlato anche di questa parte diciamo che si trova ai bordi della banchina, ed è flessibile proprio perché è intagliata, quindi se dovete fare una curva o comunque una particolare traiettoria del vostro impianto, ecco, questo è adatto. È molto carino secondo me, guardate qua dall'immagine fa vedere che è in curva, quindi è stato proprio piegato e adattato. Torniamo alla scala N, siamo sempre sui 20 euro barra 21 euro, abbiamo ancora delle banchine per stazione con tanto di cartellonistica e un passaggio, anzi un sottopassaggio pedonale con 3 banchine. Guardate, potete usarlo come volete, allungarlo, metterlo uno di fronte all'altro, insomma potete sfruttarlo come meglio volete, come ecco in questo caso vedete è stato sfruttato tutto in maniera longilinea, quindi hanno sfruttato tutta la parte frontale. A quel punto rimane metà coperto e l'altra metà scoperto con tanto di cartellonistica. 23,99 euro, un altro attraversamento pedonale a doppio binario, anche questo molto carino direi, con la parte della scalinata scoperta e l'attraversamento, diciamo il ponte coperto con vetrata e tettoia in stile diciamo legno, sì, un po' legno e un po' metallo, molto carino, adattabile al nostro sistema di ferrovie italiane, secondo me molto bello, mi piace un botto, guardatelo, è fatto bene, è molto dettagliato, anche questo può essere rifinito con delle pennellate, questo rimane secondo me già un articolo superiore. 24 euro ragazzi, che cosa abbiamo? Abbiamo semplicemente tutta la parte della cartellonistica, della segnaletica e gli orologi con tanto di insegne per appunto i binari, per le piattaforme. Interessante, lo trovate a questa cifra di 24 euro ed è tutto assolutamente con le decalcomanie e tutto verniciabile con le pitture della Faller. 23,99 euro, ancora scala N, una bellissima tettoia con tanto di casetta di legno per fare i biglietti, quindi la biglietteria, panchine di aspetto, cestini e cartellonistica e sottopassaggio. Interessante quel prezzo perché siamo sui 24 euro ed è un articolo adattabile anche alle nostre ferrovie. Rappresenta appunto metà legno, metà ferro, in stile d'epoca secondo me anche 1960. Molto bello ragazzi. Sempre scala N abbiamo l'attraversamento, quello pedonale che abbiamo visto prima, anche questo modificabile con le varie posizioni delle salite e delle scale. Anche questo qui ragazzi in scala N 24 euro circa. E sempre a 24 euro troviamo la stessa tipologia di scalinata che abbiamo visto prima, di attraversamento a doppio binario con vetrate coperte, scalinata coperta ragazzi, a 24 euro per la scala N. Guardate che bello ragazzi, è molto bello, a me piace un botto questo qui, e anche maggiori dettagli pur essendo scala N, è molto dettagliato, quindi se avete la scala N dovete usare un ponte di attraversamento pedonale, questo secondo me ve lo consiglio molto anche per qualità e prezzo. Scala Z, esiste anche la scala Z ragazzi, e la Faller ci ha pensato con queste banchine dotate di tettoia in vetro per la scala Z. Guardate, ce ne sono 3 a circa appunto 24 euro, molto belline per un tipo di ferrovie magari moderne per la scala Z. Guardate che belle. Ovviamente ragazzi il dettaglio qua va veramente molto a diminuire tantissimo, però potete sempre migliorarlo facendo dei ritocchini con il vostro polso, quindi molto interessante. Sempre sulla scala N abbiamo queste tettoie con banchina, sottopassaggio e cartellonistica, 25 quasi 26 euro. C'è la rampa di salita a destra o a sinistra per appunto zone diciamo commerciali o zone merci, ed è molto interessante. Fa parte della stazione di Carlsberg, quindi se la possedete potete adattarla a questo kit, guardatelo, è proprio questa qui, e metterla per farvi sia un 2, un 3 o un 4 binari, molto bello. 29,99 scala N, guardate ragazzi questa piattaforma, ok, guardate, completa con tettoia in uno stile veramente anni 30-40 ed è in scala N, molto bellina, anche questa lavorabile con colonne in ferro vendute con la banchina sotto, sì, in cemento, molto bellino ragazzi per la scala N, e diciamo che anche questa può essere adattata per un doppio binario ragazzi o anche per un singolo. Passaggio pedonale a ponte, anche in questo caso H0, questa volta siamo in H0, molto bassi dettagli, molto da lavorare, molto plasticoso, però ragazzi lo trovate per l'H0 a circa 31,49 euro, prezzo molto strano, però molto carina, ma va lavorato moltissimo. Questo è per chi magari ha delle capacità
diciamo manuali molto avanzate, questo deve essere molto lavorato perché veramente rappresenta la plastica in maniera del tutto determinata. 31,49 abbiamo la stessa piattaforma con tettoia in vetro che abbiamo visto più o meno prima con la scala Z, veramente brutta, direi. Ragazzi, lasciatemelo dire, a volte quello che devo dire è giusto, quindi non posso dire che questa è una bella piattaforma perché veramente è uno stile che a me non piace, magari a qualcuno di voi piace, rappresenta la tettoia in vetro con sottopassaggio, se non fosse per il prezzo di 31,49 €, ragazzi, veramente assurdo. Rimane carino il fatto che tu però, l'unica cosa che mettendo delle luci a LED lasci, diciamo, un po' di respiro alla visione per chi guarda il vostro plastico dall'alto, in modo che le tettoie non vadano a coprire i treni, ma io amo il fatto che i treni siano coperti sotto le tettoie. Sempre in H0, l'abbiamo vista anche prima, modalità scala N, questa banchina uguale a quella di prima con la cabina per fare la biglietteria, con la cabina della biglietteria, 2 orologi, alcune panchine, cestini, cartellonistica e 2 pali di illuminazione, ovviamente fake, non utilizzabili, e stiamo parlando di una cifra di 31 €. Sempre a 31,49 € abbiamo una tettoia uguale a quella che abbiamo visto prima in N, con tanto di accessori, sottopassaggio, stile moderno, ok? Questa è molto adattabile alle ferrovie anche italiane, e questa qui vi costa veramente tantissimo. Allo stesso prezzo troviamo le stesse tettoie che abbiamo visto ancora prima, nello stile anni 40, molto carine oserei dire, questi mi piacciono veramente tantissimo e costano tanto, però ne vale la pena perché sono fatte in dettaglio molto particolare e se siete bravi a verniciare i pali di questa pensilina, veramente tirate fuori un bel lavoretto. 31,49 abbiamo ancora degli accessori per stazioni moderne DB e sono semplicemente accessori, quindi cabine, cartelloni appunto degli orari con tanto di orologi, il tutto ovviamente ornamentale e da pitturare o comunque utilizzabile con le decalcomanie. Interessante come articolo, ma il prezzo secondo me è esageratamente alto. 31,49 €, 3 piattaforme per la scala N con tanto di vetrata sopra, questo rimane un articolo interessante e anche questo rappresenta ancora la tettoia in vetro. Per l'H0 la stessa tipologia di banchine che abbiamo visto prima, quella adattabile, vedete, con tanto di accessori annessi, la cartellonistica, quindi anche questo qui secondo il mio punto di vista il prezzo rimane ancora alto, però è adatto per chi magari non riesce ad autocostruirselo. Uguale viene ripresentato per la scala N allo stesso prezzo, quindi non cambia assolutamente nulla. La Friedrichstraße, questa chi non se la ricorda, questa piattaforma incredibilmente grande, ed è praticamente così composta come la vedete, dove c'è appunto un sottopassaggio pedonale con tettoia in uno stile anni 40-50 con tanto di cartellonistica, biglietteria, cabina probabilmente per utilizzi vari e soprattutto una banchina molto interessante, fatta bene, con i passaggi per gli attraversamenti pedonali dei binari. Questa viene venduta, ragazzi, guardate, per le stazioni di grandi passaggi a 36,99 €. Stesso prezzo 36,99 € di quest'altro ponte di attraversamento pedonale che è uguale a quello di prima ma un po' più dettagliato con la scalinata e il ponte in ferro, anche questo da ritoccare molto, però diciamo che in H0 ci può stare. Un'altra piattaforma in uno stile che a me piace molto, ricorda veramente il passato, è questa, 36,99 €, ragazzi, guardate che spettacolo. Ora qui la situazione comincia a diventare molto interessante in quanto il prezzo si alza, ma si alza anche la qualità di quello che vi viene venduto in kit di montaggio, come questa per esempio banchina con tanto di tettoia, panchine e sottopassaggi veramente dettagliati, e qui vi ricordo sempre che dovete avere sempre un vostro colpo. Per esempio qua sotto io già vedo una colorazione dipinta a mano che vi dà sicuramente quel yes in più nel vostro plastico. Questa è quella che abbiamo visto prima, ragazzi, ve lo ricordate? In scala N, stessa roba con la tettoia in vetro, brutta, veramente molto brutta, però a quello scopo, viene venduta a 39,99 €. Un'altra banchina con accessori sempre DB, questa qua, guardate, uguale a quella che abbiamo visto prima, solo che è in H0 a 39,99 €. H0, piattaforma estensibile, quindi 2 pezzi uguali, un copia e incolla dell'altro con accessori differenti, adattabili, utilizzabili come vogliamo, che può essere usata o su un angolo,
su un binario solo, quindi messi per il lungo, oppure per creare un doppio o triplo binario. Guardate ragazzi, molto carina in questo caso guardandola così, ed è veramente interessante senza tettoia. Mi piace veramente la struttura di quei specie di hangar per i sottopassaggi. Non c'è la tettoia, però ragazzi il prezzo è veramente un po' eccessivo. Scala N 39,99, questa la amo moltissimo, è in vetrata, potete appunto illuminarla con LED per creare appunto quell'effetto luce e possibilità di intravedere i treni sotto. Questa però è in arcata, è molto bella, quindi mi ricorda molto veramente le ferrovie anche del nostro paese, dell'FS, quindi adattabile anche al nostro sistema. Guardate, rimane veramente un'interessante piattaforma coperta, e qui ci potete far andare anche 4 binari, molto interessante ragazzi, veramente bella. Come del resto rimane bella anche questa, allo stesso prezzo più o meno, però è a 2 binari, ok? Potete usarla anche a 4 binari con 2 binari centrali che rimangono coperti, gli altri dall'altra parte, perché c'è la tettoia della banchina in vetro per gli altri binari che vi consente di aggiungerle. C'è il sottopassaggio, molto plasticosa, però vabbè, simpatica dai. Anche in Z è stata fatta allo stesso prezzo, è uguale a quella di prima, guardatela, i dettagli ovviamente vanno mano a mano svanendo, lo stesso prezzo, c'è tutto dentro quello che vi serve. Ponte, questo è una sorta di ponte da stazione, tra virgolette, quelli che si trovano in città tra appunto la stazione e diciamo tutta la parte rialzata della ferrovia, ed è molto bello questo qui ragazzi, guardiamolo nel dettaglio. È molto interessante il fatto che sotto ci siano anche dei negozi già pronti, predisposti e decorati con queste colonne di sostegno veramente affascinanti. È in doppio binario ragazzi, quindi potete far viaggiare 2 treni, ed è molto bello. A me piace veramente tanto questo tipo di attraversamento ferroviario. La classica piattaforma delle DB per l'ICE, quindi così chiamata, ed è molto bella, guardatela, in vetro, con sale d'aspetto sia coperte, quindi riscaldate, e quelle scoperte all'aperto, con tanto di segnaletti che sottopassaggi. Molto bella ragazzi, questa vi costa solamente 41,99 €. Ancora in H0 abbiamo delle piattaforme molto interessanti per la stazione di Bonn, sono quelle adattabili alla stazione di Bonn, che sono i prolungamenti della piattaforma, quella ad arcate. Dentro ne trovate 2 con tanto di orologi, accessori, cartellonistica, sottopassaggio. Come eccessivo quest'altra parte, 49 € ragazzi, 50 € delle soltanto le banchine in plastica, che vi ricordo sempre che potete guardare i miei video e ricordarvi che potete farle con le ulite. 50 € queste banchine, sì, avete tanto di metratura, quindi avete 48 cm di banchine, quindi stiamo parlando di 1 € a centimetro, per fare appunto soltanto la parte scoperta. Questo è bello, mi piace, 58 € ed è un ascensore per sottopassaggi, interessante sarebbe questo, e costa veramente 58 € ed è un modello movibile, cioè nel senso che voi, guardiamo un po' nel download delle istruzioni, possiamo costruirlo e renderlo movibile, quindi possiamo collegare le luci, mettere un motore e fare appunto e dare la possibilità di farlo salire e scendere nella realtà. Quindi abbastanza simpatico come articolo. Questo articolo per me è un articolo ultra moderno per ferrovie moderne, quindi interessante se volete introdurlo nella vostra stazione. Stazione sopraelevata, quante volte succede, specialmente nella Liguria abbiamo questa tipologia di stazioni, ma anche in Lombardia, mi è capitato di vederle in varie zone, specialmente di Milano, questa tipologia di stazione con parte sotto che è collegabile a quel ponte che abbiamo visto prima, molto bella, sopraelevata, a doppio binario con tanto di vetrate e cartellonistica. Avete praticamente questa tipologia di struttura con sotto i negozi, le scale che vanno sopra per andare a prendere il treno, quindi è una stazione sopraelevata molto bella, guardatela pensata in questa maniera qui, rimane veramente interessante. Attraversamento pedonale a ponte molto bello ragazzi, guardate, perché c'è l'attraversamento pedonale coperto, il ponte coperto in acciaio, e c'è anche l'ascensore. Ok, guardate, c'è la parte vano ascensore
quindi molto bello. Il prezzo qua è giustificato, 63 euro, potete illuminarlo. Vi ricordo che se volete farvi illuminare e montare da me questi kit, contattatemi, vi faccio un preventivo. Andiamo a vedere gli ultimi 3 articoli. Boom! H0 63,99 ragazzi, questa splendida piattaforma con la vetrata, con tanto di banchine e gli accessori, ed è collegabile alla stazione di Bon se già la possedete, o comunque potete prendere 2, 3, 4 di queste se avete tanti binari nella vostra stazione. Abbiamo ancora la piattaforma, quella dell'Ice, però in versione H0, costa 61 euro, è quella che avete già visto prima, vi ho già spiegato, ed è questa nella realtà. Costa 71 euro, il prezzo è un po' eccessivo, però per chi ha questa tipologia di stazione lo può fare, anche perché qua stiamo parlando di 63 cm di piattaforma, quindi una bella sberla grande così. 70 euro, la potete illuminare, ci può stare. Gran finale con questa piattaforma in struttura ferro e vetro, è molto bella, a me piace veramente tanto. Mettete nei commenti qua sotto se anche a voi sta piacendo questa tipologia di stazione, ed è praticamente pensata per 3 binari interni e 2 esterni, quindi ci potete mettere 5 treni. Se avete una stazione con 5 tronchi, con questa riuscite almeno a coprirne 3 e a ospitare i 2 laterali con le tettoie che ci sono qua a fianco, quelle in vetro, quindi riuscite a coprire 5 tronchi totalmente. Quindi ragazzi, questa parte del catalogo Faller finisce qui, ci vedremo alla prossima con altri aggiornamenti. Grazie per avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima e un abbraccio da Gio.